Nel 1976 venne pubblicato il libro We Never Went to the Moon dell'americano Bill Casey, che andava ad alimentare le teorie complottistiche che affermavano che l'uomo non fosse mai stato sulla Luna. Venne messa in dubbio la capacità tecnologica della NASA a quell'epoca e che il tutto aveva solo un fine economico. Venne affermato che le fotografie prodotte sulla Luna invece furono realizzate all'interno di un set cinematografico creato ad hoc per l'occasione e diretto addirittura dal regista Stanley Kubrick. Come prova a sostenere il falso allunaggio vennero prese proprio le fotografie realizzate sulla Luna, perché al loro interno presentavano elementi che all'epoca in pochi sapevano ancora spiegarsi e quindi furono etichettate come false. Quindi ora andiamo a vedere tutti questi elementi che hanno alimentato la teoria del complotto lunare. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di andare a seguire le pagine di Facebook e Instagram e i link che trovate qua sotto in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Tra questi elementi che sostenevano la tesi dei complottisti troviamo la scusa delle immagini troppo perfette. Gli astronauti non avevano il tempo di realizzare delle immagini così belle. Probabilmente i complottisti però non sanno che le immagini scattate furono moltissime e che quelle fatte circolare furono soltanto le più belle. Furono molte le fotografie scartate per la cattiva composizione o la mal riuscita della messa a fuoco. La bandiera sulla Luna sta sventolando, ma sulla Luna non c'è vento. Infatti la bandiera sulla Luna è perfettamente immobile. Da qualche filmato infatti si può notare come essa si vada a muovere solamente quando toccata da qualche astronauta. 3. Le ombre nelle foto non sono parallele, sembra che ci siano più fonti luminose che vadano a illuminare la scena. I complottisti probabilmente non sanno che se ci fossero state più luci a illuminare la scena, sul suolo ci sarebbero state anche più di un'ombra e che l'effetto che si vede all'interno delle fotografie è normalissimo anche qui sulla Terra. Basta infatti andare a fotografare la nostra ombra con un oggetto poco distante da noi e vedremo che le ombre non saranno perfettamente perpendicolari. Le ombre fanno ancora discutere al quarto punto. Si sostiene che sulla Luna ci sia una sola fonte luminosa, il Sole, e che in mancanza di aria la luce non dovrebbe diffondersi. Per questa ragione le ombre dovrebbero essere nerissime. Come mai all'interno delle foto invece gli astronauti in ombra sono rischiarati e si vedono comunque? La risposta è da ricercare sul suolo lunare, che infatti va a riflettere la luce e quindi a rischiarare le ombre. Le fotografie sono visibilmente ritoccate e questo perché si voleva ricreare l'allunaggio nel modo migliore. Sì, è vero, molte fotografie sono ritoccate, ma semplicemente per migliorarne l'aspetto cromatico o per andare a ricomporre l'immagine. Infatti in una fotografia simbolo della missione che ritrae Buzz Aldrin, l'astronauta era quasi tagliato sul lato superiore. Una post-produzione fatta ad hoc su questa immagine ha ricomposto l'immagine per ricrearla nel miglior modo possibile. In questa fotografia, per esempio, fu aggiunto una porzione di cielo sopra la testa. In nessuna delle fotografie presentate dalla NASA sono presenti le stelle. È vero anche questo. Come ben sappiamo, anche qui sulla Terra, per andare a ritrarre il cielo e la Via Lattea, la macchina fotografica ha bisogno di certi parametri ben precisi, ISO, tempi e diaframmi. Se sulla Luna Armstrong avesse utilizzato questi parametri, avrebbe completamente perso il suolo lunare, che era quello che gli serviva per la missione scientifica. Erano foto funzionali, non fotografie di vacanza, non erano lì per ritrarre di certo la Via Lattea. L'orizzonte all'interno delle fotografie è anomalo, è troppo vicino, quindi le fotografie sono tutte false. Qui a mancare i complottisti è un po' di studio. Se si fossero andati a documentare avrebbero scoperto che il diametro della Terra è di 12.742 km, mentre quello della Luna è di 3.474. Quindi è assolutamente normale che l'orizzonte si veda più vicino all'interno delle fotografie. In alcune fotografie le crocette che vanno a dividere le immagini sono coperte dagli oggetti che compaiono in scena, quindi tutte le fotografie sono false. Quando si fotografa un oggetto contro uno sfondo chiaro e luminoso, l'oggetto tende a scomparire inghiottito dal chiarore circostante. È un fenomeno ben conosciuto da noi fotografi e guarda caso le fotografie prese in causa sono in corrispondenza di oggetti di colore chiaro fortemente illuminati e quasi sovraesposti. Compaiono delle lettere C su alcuni sassi. Sono dei simboli utilizzati dagli scenografi per gli oggetti in scena.
La C sul sasso non è altro che un pelucchio che si è andato a appoggiare sulla fotografia. Infatti questi pelucchi sono presenti solamente sulle repliche fotografiche ma non sugli originali. E come ultimo punto, nelle fotografie sotto il razzo non è presente alcun cratere né bruciature. Sappiamo benissimo che la gravità sulla Luna è molto inferiore rispetto a quella sulla Terra, quindi il modulo lunare nell'atterrare non avrebbe mai potuto creare un cratere sotto di esso. È come se un elicottero qui sulla Terra dovesse creare un cratere atterrando su una spiaggia. E questo era l'ultimo punto della teoria complottistica del finto sbarco sulla Luna. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete a conoscenza di altri punti sul complotto lunare, mettete un like al video, condividetelo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!